prima volta che ho incontrato l'arpa ero abbastanza piccola, avevo 8 anni. L'ho incontrata proprio qui a Viggiano e organizzavano dei concerti serali l'estate per la rassegna dell'arpa. Una sera andai da sola, mi misi proprio alla prima fila del pubblico e mi sono innamorata dell'arpa. Sono Antonella Pecoraro, vengo da Viggiano e sono l'arpa, sono una musicista, un'arpista. Faccio parte di un'associazione, l'associazione Arpa Viggianese. Siamo un gruppo sia di genitori e di arpiste e appunto facendo concerti divulghiamo il repertorio viggianese. Abbiamo anche un laboratorio che si occupa del recupero dell'arpa viggianese e quindi anche della costruzione dell'arpa viggianese autentica. Mi piace costruire, come dire, creare qualcosa che in realtà è vivo. Il legno è un materiale vivo, quindi lavorare il legno, dare forma a dei pezzi di legno, a delle tavole e dare forma ad uno strumento che poi emette un suono dolcissimo, bellissimo, sembra quasi che parli questo strumento, ti fa sentire una grossa soddisfazione. Fatto ancora qua, no? Secondo me il territorio è cercarlo nel passato, come potrebbe essere l'arpa, un qualcosa che ci ha fatto conoscere in tutto il mondo, insomma, con l'arpa viggianese, insomma. I nostri antenati hanno fatto il futuro di Viggiano, che adesso ancora vorremmo riprenderlo, ma che non riusciamo a riprenderlo. Sì, a Viggiano alcuni portoni antichi del paese, soprattutto nel centro storico, hanno queste chiavi di volta in cui sono raffigurati alcuni strumenti musicali, tra cui appunto l'arpa o delle lire, e appunto indicavano il mestiere della famiglia che viveva in quelle case. Soprattutto nel periodo del 700-800 il paese di Viggiano, oltre ai contadini e agli altri mestieri, uno dei mestieri principali era appunto quello del musicante girovago, e lo strumento principale, oltre a quelli tradizionali, era l'arpa, che era un'arpa particolare, era facilmente trasportabile. E questi musicisti viggianesi, anche della zona limitrofa, viaggiavano prima a Napoli e poi per tutto il mondo. Dalla vita, dove la creatività, penso, per tutti i tipi di arte arriva da tutto ciò che vivi sia durante la giornata, quello che guardi, ad esempio appunto un paesaggio, una città. Io ho sempre vissuto nella natura, da quando sono piccola ho vissuto in campagna e quindi ho avuto sempre un rapporto diretto con la natura.
e ogni volta che ritorno a Viggiano mi dà sempre questa sensazione di pace, di tranquillità. Penso che soprattutto tutte le persone che vengono da fuori, la prima cosa che colpisce è il paesaggio, i boschi, le montagne. Tra 10 anni mi vedo come un arpista, spero in carriera, e a suonare anche per il mondo, mi piacerebbe viaggiare. Vorrei tanto suonare sia con formazioni da camera, in orchestra, da sola, per la strada, proprio come i musicisti viggianesi. Penso che in valle c'era già la cultura, era semplicemente un po' nascosta, cioè poche persone e pochissime appassionate di tatuaggio. Quindi mi fa piacere aver portato la cultura del tatuaggio qua, ne sono felicissimo, però c'è ancora tanto da fare.